che è tornato Tommaso Turci da Zone. Ciao Tom. Ciao ragazzi, sempre un piacere stare insieme a voi. Grazie Tom. Che partita hai visto ieri sera? Partiamo subito da qui. Davide diceva un Milan sprecone nel primo tempo, un Napoli che rientra con il sangue agli occhi e infatti porta a casa al pari. Beh, insomma, dopo che hai giocato un primo tempo del genere, dopo che hai costruito così tante palle gol e potevi chiudere questa gara, pensare che alla fine non sei riuscito a portare a casa al massimo lascia per forza di cose l'amaro in bocca al Milan, che dovrà riflettere un po' sulla continuità che sta mancando per tutto il corso dei 90 minuti anche nel proporre un certo tipo di prestazione, perché l'impressione dopo una settimana così complicata, dove si è parlato anche troppo, no, delle prestazioni di alcuni singoli, riuscire ad avere un approccio del genere, riuscire a proporre anche un ottimo calcio, riuscire a mettere in difficoltà i campioni d'Italia nel loro stadio, che è sempre molto complicato, e poi dopo fare un secondo tempo del genere anche un po' rinunciatario al netto di tutti gli episodi che a volte vanno per il verso giusto, a volte vanno per il verso sbagliato, deve fare riflettere. Se devo trovare un po' una pecca di questo Milan in questo inizio stagione, tra le tante cose secondo me positive che comunque ci sono, è un po' questa malizia e continuità che deve avere per tutto il corso della gara, quella malizia positiva, no? Capire i momenti della partita, quando devi rimanere attaccato, vedi che stai dominando il gioco e non devi fare in modo che gli avversari riaprano la gara. Ecco, questo è quello che ho visto ieri. Sono d'accordo con te, Tommy. Una cosa che secondo me l'Inter riesce a giocare 8 partite in una e il Milan ancora, ma non l'ha mai fatto. Raramente l'ha fatto nell'era Pioli, è una cosa che proprio la squadra non ha. Però io volevo chiederti, visto che tu sei uomo di bordo campo e tante volte hai visto giocatori, allenatore, staff da vicino, nel periodo recente, visto anche quello che è successo ieri dopo i cambi di Giroud e Leao, nel periodo recente, so che non eri ieri a Napoli, però ti è sembrato di vedere possiamo chiamarlo, non so, uno scollamento del gruppo, ma non del gruppo in sé, del gruppo con l'allenatore e lo staff tecnico, oppure no? Questo volevo chiederti. Non penso, credo che ci sia grande rispetto del lavoro che fa l'allenatore, che fa lo staff tecnico, e penso che siano anche situazioni da campo, sono a volte anche emozioni, come ha sottolineato ieri Giroud, che si fanno un pochino fatica a gestire ogni tanto, ed è inevitabile, ci sono dei confronti accesi. Pensate quante cose anche solo noi non vediamo che succedono a Milanello, nello spogliatoio, tra i giocatori, tra staff e giocatore, ma è giusto che sia così, come in tutte le relazioni e rapporti lavorativi ci sono dei confronti accesi per migliorare, per crescere, e il lavoro che è fatto fino a questo momento, se non ci fossero, assolutamente è giusto che sia così. Poi è ovvio che quando queste cose, i panni sporchi si lavano in casa, come si dice, quando queste cose, chiamiamoli isterismi, o comunque questi, quando ti saltano i nervi, quando sei molto arrabbiato, quando lasci magari andare un pochino i tuoi sentimenti davanti alle telecamere, c'è una risonanza diversa. Ma io francamente non credo che ci sia uno scollamento, altrimenti il Milan ieri, se ci fosse stato uno scollamento, non avrebbe mai giocato così e avuto un approccio del genere contro una squadra comunque forte quale il Napoli, dopo una settimana del genere. Quindi è chiaro che quando non arrivano i risultati, i nodi vengono al pettine, giusto per usare un'altra frase abbastanza retorica, e quindi si cominciano a cercare tutti i difetti, le cose che non vanno e così via, mentre invece la vittoria maschera un po' tutto. Però io credo che tutti quanti credano fermamente nel lavoro dell'allenatore, che comunque è sempre legato ai risultati. Però Tom, facciamo nomi e cognomi. Quando i problemi del Milan di quest'anno, secondo me, hanno dei nomi e dei cognomi, sono due in particolare. Il primo è l'annoso problema degli infortuni, perché è quando sono 3 anni che più o meno si riverificano sempre le stesse condizioni, ovvero che gli infortuni muscolari sono tanti rispetto alle altre squadre e anche in proporzione rispetto agli altri tipi di infortuni. E il secondo problema, non lo so se lo vogliamo chiamare nervosismo, lo vogliamo chiamare comunque troppi cartellini gialli, cartellini rossi, quindi sono comunque una spia di qualcosa, Tom. Sì, sono due cose secondo me un po' differenti, però devo dire che sono un campanello d'allarme. Il discorso degli infortuni è
abbastanza singolare, perché Pioli l'ha detto spesso che si gioca troppo, lo ripete in diverse interviste, quasi a voler sottolineare che se vuoi mantenere un certo tipo di intensità e un certo tipo anche di ritmo nelle partite, soprattutto contro le grandi squadre, che sia in Italia che sia in Europa, tu non puoi permetterti di avere dei giocatori che magari hanno giocato un paio di giorni prima agli stessi ritmi. Ma gli inglesi come fanno però? Gli inglesi come fanno? Bella domanda. No, evidentemente c'è sicuramente una storia clinica e un ritmo che alcuni giocatori fanno più fatica a sostenere. Io che seguo spesso tra le altre squadre la Roma, ho a che fare spesso con dei giocatori che si fanno male a livello muscolare, però non è che il loro trascorso a livello muscolare sia, diciamo così, importante, nel senso che poi se uno si fa male una volta all'anno e sta fermo un mese e mezzo, se te lo prendi l'anno prossimo sai già che avrà tendenzialmente quell'infortunio a livello muscolare. Però per il Milan è abbastanza singolare, perché effettivamente questi infortuni fanno pensare che forse bisogna stare un pochino più attenti anche con la gestione delle risorse, altrimenti non me lo spiego. Però insomma, quando avrai tutta la rosa al completo riuscirai secondo me ad avere anche una gestione, perché poi un cane che si morde la coda, nel momento in cui tu hai quei giocatori lì, devi far giocare quei giocatori lì, non hai profondità di rosa e quindi vengono fuori anche i problemi dal punto di vista fisico. Forse un giocatore in più? Forse prendere un giocatore in più? Non lo so. Però ieri il Milan ha giocato col quinto centrale in ordine gerarchico e con la terza ala destra in ordine gerarchico. Cioè, a me Tom viene in mente Maurizio Sarri che ogni 3x2 anche lui ripete: si gioca troppo, questo calcio di qua di là, di su di giù. Alla Lazio non si fa male nessuno. Alla Lazio non si fa male nessuno. Forse perché magari si lavora in maniera diversa durante la settimana, ma penso anche un po' che si vada a periodi, perché non credo che sia proprio dello staff tecnico che fa infortunare o ha più predisposizione a fare infortunare i giocatori. No, ma nessuno pensa che a Milanello infortunino scientemente, esatto, però un problema ci deve essere, più che altro perché è il terzo anno di fila che il Milan è la squadra più falcidiata. Trovare una soluzione a questa allora cosa il motivo qual è? Ve lo chiedo io. Qual è il motivo? Però noi abbiamo chiamato per mettere in difficoltà te, tu cosa fai, ribalti? Sì, no, non può essere il giochino dello specchio riflesso. Allora secondo me ci sono dei periodi in cui hai giocatori che stanno bene e ne hai anche troppi che stanno bene, e quindi hai quasi l'imbarazzo della scelta e c'hai della concorrenza interna con fatica a fare delle scelte. Dei momenti invece dove si cominciano magari a infortunare diversi giocatori e hai la rosa un po' più corta. Tendenzialmente uno poi va a parlare solamente quando ci sono pochi giocatori in quel momento a disposizione, no? Ma tutte le altre situazioni non vengono trattate quando hai tanti giocatori da poter scegliere. Quindi io penso che si vada un pochino a momenti. Questo è un momento complicato, un momento di risorse che vengono anche un po' a mancare. Per fortuna per il Milan, per Stefano Pioli, per il suo staff, questa settimana qua si può lavorare già pensando direttamente alla prossima giornata senza impegni infrasettimanali. Credo che questo sia un tema interessante. Sì, anche perché non saranno tantissime le settimane. Così vanno in questa direzione anche i 2 giorni di riposo che ha dato, perché il Milan tornerà a allenarsi mercoledì. Ah, ok. Dobbiamo liberare Tommaso Turci, per cui Tom ti abbracciamo, buon lavoro, grazie mille. È sempre un piacere, mettetemi un pochino più in difficoltà la prossima volta. Allora te ne faccio una brevissima. Subito lo prendiamo. Un preparatore atletico nella vita. Lui scherzava. No, ti metti la risposta è facile. Secondo però non tanto. Teo, cosa non va? Testa o gambe? Ti direi la testa, perché Teo secondo me di gambe sta sempre bene. Vai, va bene, accetto. Grazie Tom, un abbraccio, a presto. Ciao ragazzi. Ciao.